progetto della memoria, con il suo spettacolo Che non abbiano fine mai, è partito ormai tanti anni fa qui in Italia. All'inizio lo abbiamo proposto ai comuni e agli altri enti pubblici e poi su richieste speciali allargandosi anche verso le scuole medie e superiori. Per quanto riguarda la struttura dello spettacolo, ho cercato di proporre una cosa un po' particolare, evitando di partire direttamente e con grande pesantezza nella questione della Shoah. Allora così la prima parte dello spettacolo propone un'introduzione generale sul popolo ebraico, così riescono a conoscere un po' la sua storia e anche la sua musica. A volte addirittura con una chiave di festa, dove tutti i ragazzi cantano con noi. Poi, in modo piuttosto drammatico, cambio registro e comincio a raccontare molto brevemente gli episodi principali della guerra e della Shoah. E all'interno di questo racconto, per evitare di essere troppo accademico o troppo banale, ho deciso di raccontare la storia di una ragazza ebrea molto particolare, una poetessa, che immigrò in Palestina a 16 anni per arruolarsi nell'esercito britannico, diventando una paracadutista, perché lei voleva tornare in Ungheria per salvare gli ebrei ungheresi. Ma purtroppo fu catturata dai nazisti, torturata ed uccisa. E lei ci ha lasciato diverse poesie, di cui una molto particolare e commovente, Che non abbiano fine mai. La sabbia, il mare, il sussurro dell'acqua, il fulmine nel cielo, la preghiera dell'uomo. I migliori momenti sono quando una classe o addirittura una scuola intera prepara questo canto. Insieme a me finiamo lo spettacolo con un grande canto di speranza. Il coinvolgimento dei ragazzi è uno degli elementi più importanti dello spettacolo. Preferisco adattare la struttura ad ogni scuola e anche al luogo, perché credo che sia estremamente importante che i ragazzi abbiano un approccio con la consapevolezza che quello che è successo più di 60 anni fa faceva parte anche della loro zona. E allora così facciamo in modo che la storia della Shoah diventa in qualche modo non soltanto coinvolgente dal punto di vista emotivo, ma addirittura rilevante e attuale, perché i pericoli dell'antisemitismo, del razzismo e della violenza feroce esiste soprattutto oggi in un periodo di crisi. Ma tosto facevano case, altri tanti traditori. Ma tosto facevano case, altri tanti traditori. Quando vivevo in Israele, ormai 20 anni fa, mi occupavo soprattutto di musica classica. E qui in Italia ho cercato un senso alla mia presenza non soltanto dal punto di vista artistico, ma anche personale. Essendo lontano dai miei parenti, dalla mia terra, dai sapori, dalla cultura, mi ha costretto a fare una ricerca. E adesso posso utilizzare questa esperienza, non soltanto quella mia personale in quanto straniero israeliano qui in Italia, ma anche quella più larga,
della mia famiglia, dei miei nonni, della loro vita in Europa, della loro salvezza anche, la sopravvivenza. Ma non soltanto per raccontare i fatti stessi che tanti conoscono ormai, ma trasmettere il significato della speranza, della trasformazione, del fatto che le nostre radici, il nostro passato è estremamente importante per sapere da dove veniamo, per avere così una chiarezza dove vogliamo arrivare, per dare un senso migliore anche al nostro presente. Loro hanno partecipato, lo dimostra il fatto che hanno anche fatto una clac molto positiva, quindi devo dire che li ha resi molto più partecipi, come se fossero stati loro stessi sul palco.